Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Per questo progetto ho scelto il filato Pedro nei colori panna e verde. Sono gomitoli da 50 grammi per 80 metri ed è composto dal 13% alpaca, 12% acrilico, 38% poliestere e 37% poliammide. È consigliato l'utilizzo dei ferri dal 6 all'8, mentre l'uncinetto dal 5 al 7. Per questo filato andrò a utilizzare l'uncinetto del 6,5. Detto questo, vi lascio al tutorial. Per prima cosa dobbiamo andare a prendere la misura, quindi partiamo da una parte, da qui facciamo tutto il giro e ci fermiamo qui. La misura in centimetri la riportiamo a catenelle. Andremo a fare due pannelli perfettamente uguali. Adesso non entrano tutti nell'inquadratura, ma comunque sono perfettamente uguali. Ogni pannello di questi misura 98 cm come lunghezza e 20 cm come larghezza. Ogni pannello di questi ho montato 100 catenelle. Lavorati due pannelli perfettamente uguali, l'andremo a piegare così. Quindi uno, io già ho posizionato il segnapunti, e due. Piegati così andremo a fare una cucitura, quindi alle spalle, perché ogni pannello di questi comprende sia il pannello davanti che il pannello dietro. Quindi qui è il pannello, la metà del pannello dietro, e questa è la metà del pannello davanti. Cucita con l'altro pannello diventa un unico pannello, quindi andiamo a fare una cucitura sia nel pannello dietro che nel pannello davanti, lasciando una scollatura a V sia dietro che davanti. Qui vi farò un piccolo campione appunto per farvi vedere il motivo. Il motivo non è nient'altro che le maglie alte ad incrocio, quindi andiamo avanti lavorando sempre le maglie alte ad incrocio. Allora prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo le nostre catenelle. Vi ricordo che nel progetto ogni pannello che ho fatto sono 100 catenelle. Per prima cosa dovete andare a prendere la misura e poi la misura in centimetri riportarla a catenelle. Catenelle di numero pari. Allora io ho montato le catenelle, faccio 2 catenelle, entro nella quarta dall'uncinetto e vado a fare la seconda maglia alta, quindi andiamo a fare tutta la riga di maglie alte. Allora lavoro l'ultima maglia a metà e vado a cambiare il filo, quindi prendo quello panna e vado a chiudere col panna. Quindi ci sono 2 asoline sull'uncinetto, e faccio maglia bassa. Qui faccio una catenella e volto il mio lavoro. E qui cominciamo a fare punto alto ad incrocio, quindi la prima maglia viene lavorata alta, quindi la prima del pannello, la prima e l'ultima maglia vengono lavorate maglie alte, 2 maglie alte. E prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva e faccio una maglia alta. Filo sull'uncinetto, ritorno nella maglia saltata e la lavoro a maglia alta, quindi punto alto ad incrocio. Prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva e lavoro una maglia alta. Filo sull'uncinetto, ritorno indietro e vado a prendere la maglia saltata, quindi una maglia alta. Salto una maglia di base, vado in quella successiva, maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, ritorno nella maglia saltata e lavoro una maglia alta. Quindi continuiamo fino al termine del giro. Sono arrivata alla fine, mi rimane l'ultima maglia da lavorare, quindi vado a fare una maglia alta. E abbiamo fatto le maglie alte ad incrocio.
A questo punto andiamo a fare il prossimo giro, quindi una catenella volto il lavoro. La prima maglia viene lavorata a maglia alta e poi ci sono le maglie ad incrocio, quindi prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva e lavoro maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, ritorno nella maglia saltata e la lavoro a maglia alta. Quindi viene punto ad incrocio su punto ad incrocio, maglia, filo sull'uncinetto, entro nella maglia, vado a fare una maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, ritorno nella maglia saltata e vado a fare maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva e vado a lavorare i punti alti ad incrocio, quindi punto alto ad incrocio su punto alto ad incrocio. Quindi è tutta così la lavorazione, non cambia niente, quindi semplicissima e veloce da fare. Quindi terminato l'ultimo punto ad incrocio, vado nell'ultima maglia e vado a fare maglia alta. Adesso cambiamo nuovamente colore, quindi prendo il verde e chiudo col verde. Faccio una catenella e volto il mio lavoro, quindi la prima maglia viene lavorata a maglia alta, poi c'è il punto di incrocio, quindi salto una maglia, vado in quella successiva e vado a lavorare maglia alta, filo sull'uncinetto, ritorno indietro e lavoro la maglia saltata. Prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, lavoro maglia alta, ritorno indietro e vado a fare una maglia alta. Adesso vi dico quanti giri ho fatto di verde e quanti giri ho fatto di panna, quindi mettiamo da parte il campione e andiamo a prendere il mio pannello originale, quindi 1 e 2. Allora, io ho iniziato naturalmente con un giro di verde, poi ho fatto 2 giri di panna, poi 1, 2, 3, 4 giri di verde, 1, 2, 3, 4 e 5 di panna, sia in questo pannello che nell'altro pannello. A questo punto, fatti i nostri giri, preparati i nostri 2 pannelli, andiamo a fare le cuciture. Quindi dividete il vostro pannello in 2, vedete io ho messo i segnapunti, e andate a prendere la misura di quanto volete la scollatura, sia da una parte che davanti, quindi nel pannello dietro e nel pannello davanti. Ho posizionato dei segnapunti, quindi i primi segnapunti li ho posizionati la metà per segnare la metà del mio pannello, quindi questa è la metà, e i secondi segnapunti li ho messi, questo sarebbe la scollatura che io farò, quindi farò una scollatura sia dietro che davanti. La mia scollatura ho lasciato 16 cm, ok? Quindi verrà una scollatura così. A questo punto andiamo a fare le cuciture, quindi andremo a fare una cucitura nel pannello dietro, una cucitura nel pannello davanti e una cucitura ai laterali. Comunque qui andremo a mettere dei segnapunti per ricavare lo scalfo della manica. Io ho terminato qui, entro nella prima maglia e nella prima maglia dell'altro pannello, quindi entro qui e vado a lavorare una maglia bassissima. Non tiriamo tanto le maglie, così vengono belle morbide, quindi la seconda maglia entro e vado a fare maglia bassissima. Proseguiamo fino ai segnapunti e poi andremo a fare anche la cucitura nel pannello davanti e poi ci vediamo qui per andare a cucire i laterali. Terminate la cucitura sia nel pannello davanti che nel pannello dietro, a questo punto andiamo a cucire i laterali. Quindi io ho lasciato 16 cm per lo scalfo della manica. Adesso giro il mio maglioncino dal rovescio e vado a fare la cucitura al laterale. Allora entro nella prima maglia e nella prima maglia nell'altro pannello e vado a fare una maglia bassissima, poi naturalmente i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere. Andiamo a fare una maglia bassissima, anche qui non tiriamo troppo, quindi ogni maglia entriamo con l'uncinetto e andiamo a fare una maglia bassissima. Allora continuiamo
fino ad arrivare ai segnapunti sia da una parte che dall'altra e poi ci vediamo qui per continuare. Terminate le nostre cuciture nei laterali, abbiamo ricavato, vedete, lo scalfo della manica. A questo punto io vi ricordo che ho fatto 16 cm di scalfo manica. Prima di fare le maniche andiamo a fare un piccolo bordino sotto. Io ho deciso di fare il bordino tutto bianco, tutto panna, quindi parto magari da qui dal lato e vado a fare tutte le maglie mezze alte, quindi entro in un punto e vado a fare maglia bassa e una catenella, passo nella maglia successiva e vado a fare maglia mezza alta, quindi farò tutto un primo giro di maglie mezze alte. Quindi proseguiamo per tutto il giro raccogliendo le maglie mezze alte e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro di maglie mezze alte, a questo punto andiamo a fare 2-3 giri di maglie a rilievo. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, prendo la prima maglia mezza alta e la lavoro a maglia alta davanti, passo dietro, prendo la seconda maglia e la lavoro a rilievo dietro, una a rilievo davanti e una a rilievo dietro. Proseguo così per tutto il giro, naturalmente per quanto lo vogliamo alto il nostro bordino, lavorando le maglie a rilievo davanti e una dietro per 2-3 giri e poi ci vediamo qui per fare le maniche. Allora, ho fatto 2 giri di maglie a rilievo, quindi il primo giro ho fatto le maglie mezze alte e poi 2 giri di maglie a rilievo. A questo punto occupiamoci della manica. Entro nella prima maglia della manica qui e vado a fare maglia bassa e 2 catenelle. Passo nella maglia successiva e vado a fare un'altra maglia alta, quindi raccolgo tutte le maglie alte della manica. Allora, raccogliamo tutte le maglie della manica e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine del giro, mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Con 3 catenelle mi alzo e proseguo con le maglie alte. Terminiamo il giro, ci chiudiamo, ci alziamo con 3 catenelle e andiamo avanti con le maglie alte fin quando non raggiungiamo la lunghezza desiderata. Allora, terminati i giri di verde, a questo punto andiamo a prendere il panna. Io farò un paio di giri di panna, però i giri di panna li andrò a fare a maglia alta incrociata, quindi vado a tagliare il verde, andiamo a tagliare, tagliamo il verde e chiudiamo. Quindi entro nella terza catenella e mi vado a chiudere con il colore panna, quindi prendo il panna e vado a chiudere con il panna. Qui andiamo a fare un nodino per sicurezza. Allora andiamo a fare un paio di giri di panna a maglia alta incrociata, quindi mi alzo con 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto la maglia di base, vado in quella successiva e lavoro la maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto e prendo la maglia saltata, quindi lavoro la maglia saltata e così abbiamo fatto la maglia alta incrociata. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, lavoro maglia alta, filo sull'uncinetto e prendo la maglia saltata e la lavoro con una maglia alta.
quindi andiamo a fare un paio di giri, quindi andiamo avanti per i giri che ci servono e il nostro maglioncino è terminato e pronto per essere indossato. Quindi completiamo le maniche e il nostro progettino è pronto per essere indossato. Non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial iscrivetevi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti e attivando la campanellina. Un saluto a tutti.